A Basilea vive il più grande teologo protestante del Novecento, Karl Barth. Nato in questa città nel 1886, Barth studia in Svizzera e poi nelle maggiori università tedesche, ma è nell'Argovia che inizia la sua attività pastorale. Nel 1919 la sua prima opera di fama internazionale, il commento all'Epistola ai Romani di San Paolo. Da allora Barth entra da protagonista nel risveglio teologico del protestantesimo europeo. Professore a Münster e poi a Bonn, nel 1933 è il portavoce dell'opposizione evangelica al regime nazista. Inizia intanto la pubblicazione della sua opera fondamentale, la Dogmatica. La teologia cattolica comincia a guardare con interesse e simpatia sempre maggiori l'opera infaticabile e solitaria del teologo svizzero. Nel 1935 deve rientrare a Basilea, dove prosegue fino ai nostri giorni l'opera sua di insegnamento presso la locale università. Nel dopoguerra Barth affronta i temi dell'era atomica, della divisione dell'Europa, della convivenza col comunismo, ma la sua posizione è sempre quella dell'uomo di fede, mai del politico. Infatti, pur essendo profondamente legato alla matrice calvinista, Barth è stato forse tra i teologi il più fiero avversario della cosiddetta secolarizzazione della Chiesa. Siamo venuti qui a Basilea a incontrare il professor Karl Barth. Oltre ad essere uno dei maggiori teologi del nostro secolo, se non forse il maggiore, Karl Barth ha svolto un'opera incessante di insegnamento a contatto diretto coi giovani, un'opera che egli continua anche oggi a svolgere nell'Università di Basilea. Molti, anche al di fuori dell'ambiente protestante, ricordano l'opera che Karl Barth ha svolto in Germania in opposizione al nazismo e a quella parte della Chiesa protestante che sembrava troppo facilmente accettare la volontà del dittatore nazista. Vorremmo porre la prima domanda al professor Barth proprio in relazione al suo rapporto coi giovani ed in particolare vorremmo chiedergli quali sono i temi che egli tratta nei suoi seminari. Was sind die Themen, die Sie in den heutigen Seminaren halten in der Universität? Ich habe begonnen mit einem Seminar über das Dekret. Ho cominciato con un seminario sul decreto, sulla risoluzione del Concilio Vaticano II riguardo la rivelazione. Poi ho proseguito con un seminario su Calvino, riprendendo la tematica ecclesiologica del Concilio. Nella scorsa estate ho parlato di Schleiermacher, un grande teologo protestante dell'inizio del XIX secolo. Und jetzt im vergangenen Sommer habe ich über Schleiermacher gesprochen, ein großer protestantischer Theologe am Anfang des 19. Jahrhunderts. Esiste un rapporto tra i suoi attuali seminari e le opere che lei in questo momento sta scrivendo per pubblicazioni? Ich mache eigentlich keine größeren Veröffentlichungen, habe ich mehr im Sinn zu machen. No, non tengo più corsi di ampio respiro, o almeno non ho intenzione di tenerne. Ho pubblicato ancora l'ultimo frammento sul battesimo, dell'ultimo volume della mia dogmatica, ma ora scrivo solo qualcosa così, occasionalmente. Penso di avere scritto tanto nella mia vita da essere scusato, se ora a poco smetto. Molte delle sue opere hanno riscosso un notevole interesse nel mondo cattolico. Lei ritiene che questo interesse nasca nella misura in cui il suo pensiero ha accolto molteplici istanze della teologia cattolica, o non piuttosto dal fatto che gli studi teologici in chiave cattolica di questi ultimi tempi cercano di svincolarsi dalle pastoie di un certo dogmatismo? Ja, also die Sache ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Was mich betrifft, so war ich immer sehr interessiert an den Problemen der katholischen Theologie. Il problema è forse leggermente più complesso. Personalmente ricordo d'essermi sempre interessato ai problemi della teologia cattolica. Negli ultimi anni poi ho imparato a capire meglio il cattolicesimo. Potrei farle i nomi di ottimi amici cattolici. Capisco meglio adesso che cos'è il cattolicesimo. D'altra parte, un ampio movimento ha investito il cattolicesimo. Il cattolicesimo che ha preparato e vissuto il concilio non è più il cattolicesimo di Pio XII. Ha assunto un volto del tutto nuovo.
È appassionante vedere quanto sia profondo il movimento che lo agita. Spesso sono quasi spaventato dal radicalismo di certi teologi cattolici. Intendiamoci, non è che io sia diventato più cattolico, ma è il cattolicesimo che è diventato più aperto e io ho acquistato maggior comprensione di quante ne avessi prima verso la Chiesa cattolica e la sua teologia. Also es handelt sich um eine Bewegung, die so ist, nicht, dass ich katholischer geworden bin, aber der Katholizismus ist offener geworden und ich bin noch verständnisvoller geworden für die katholische Kirche und ihre Theologie. Ist das deutlich? Bitte? La irrequietudine studentesca ha toccato oggi anche le grandi facoltà teologiche tedesche. E qual è la sua opinione, il suo giudizio dal punto di vista di un uomo di fede della contestazione globale studentesca? Ja, ich könnte Ihnen eine deutliche Antwort geben, aber ich muss gestehen... Vorrei poterle dare una risposta precisa, ma devo confessare che in fondo non vedo chiaramente quale alternativa questi moti studenteschi ci offrono. Che cosa vogliono? Sento dire che i giovani sono insoddisfatti. Lo capisco bene. Anch'io lo sono. Ma nella mia vita, quando ero insoddisfatto di qualcosa, ho sempre tentato di sostituirvi qualcosa di meglio. E ora vedo queste generazioni giovani che protestano, invero con molta collera, ma non ci sanno neppure spiegare che cosa vogliono. E ciò riguarda anche gli studenti di teologia evangelici di cui lei parla. Non posso né approvare né disapprovare. Aspetto di vedere che cosa ci verrà offerto di nuovo da queste generazioni e poi dirò il mio parere, se sarò ancora in vita. Ma forse non vedrò quel momento. Und dann will ich mich auch dazu äußern, wenn ich noch am Leben bin. Aber vielleicht erlebe ich das nicht mehr. Nei circoli giovanili, oggi, in particolare nei circoli giovanili evangelici, i quali in un certo senso cercano di portare un discorso o di riforma o di contestazione sia all'interno della Chiesa che della società, si fa spesso riferimento alle posizioni sue e della Chiesa confessante negli anni 30 sotto il nazismo. Che ne pensa lei a proposito? Ich glaube, Sie sind da nicht ganz gut informiert, denn also nach meinem Wissen... Ritengo che essi non sono troppo ben informati. Secondo me, i giovani teologici evangelici parlano della lotta delle chiese come di una faccenda da museo. Dicono, allora, 30 anni fa, avete agito così, ma ciò non ci riguarda più. Dobbiamo fare ora qualcosa di nuovo. Non vedo grosse analogie con ciò che è accaduto in Germania negli anni 30. E neanche allora la gioventù era unita. Una gran parte della gioventù tedesca andava dietro al nazionalsocialismo tedesco e non seguiva la Chiesa confessante. Già allora la situazione presentava aspetti contraddittori. Per quanto ne so, le lotte religiose nel Terzo Reich sono diventate per molti un ricordo storico. Quadri che pendono dalle pareti, Niemöller e io stesso. Ma per loro, per i giovani, è una cosa lontana, superata. Wo Bilder an der Wand hängen, Niemöller und ich selber und so, und die beschaut man, aber sie sind nicht mehr dort, die Jungen. E al tempo stesso io credo che anche la Chiesa è radicalmente cambiata. Und so glaube ich auch, dass die Kirche selbst viel verändert ist gegenüber der nationalsozialistischen Zeit. Die Kirche ist leider, so viel meine Nachrichten zutreffen, ist die Kirche überall sehr... Se le mie informazioni sono esatte, la Chiesa è purtroppo diventata molto conservatrice dappertutto. Non è questo che volevamo, una Chiesa conservatrice e legata alla tradizione, bensì una Chiesa di riscoperta del Vangelo. Ma ora
In Germania, molti di quegli stessi che allora combattevano sono diventati dei vecchi signori per beni, vescovi, presidenti di chiese, e come tali sono diventati molto orgogliosi e formalisti e burocrati. Non è confortante per me la visione che offrono oggi le chiese evangeliche tedesche. Ich habe keine große Freude an dem Anblick, den die deutschen evangelischen Kirchen heute bieten. Esistono però altri uomini che hanno condotto assieme a lei la battaglia di quegli anni, che ancora oggi sono impegnati nei problemi che assillano il mondo. L'anno scorso abbiamo visto per esempio il presidente Niemöller andare in Vietnam e poi tornare raccontando le sue esperienze. Mi interesserebbe conoscere la sua opinione sia sulla politica della paura, sull'equilibrio delle forze stabilito sul piano del terrore e in generale sui problemi che attualmente si pongono alla pace nel mondo. Also, was Sie interessiert, ist besonders das Problem der Angst, wenn ich Sie recht verstehe. Gut. Oder vielmehr nicht gut. Denn es gibt keine schlechtere Politik als die Politik der Angst. Wir haben jetzt Dunque, ciò che la interessa è soprattutto il problema della paura, se ben capisco. Benissimo, o piuttosto malissimo, poiché non c'è politica peggiore della politica della paura. Ma a partire dalla Seconda Guerra Mondiale è proprio la paura che determina l'atteggiamento politico, dappertutto, anche in Svizzera. E spesso si fanno sciocchezze di cui poi ci si pente. Credo che anche la politica dell'America nel Vietnam sia dettata essenzialmente dalla paura. E quando si ha paura di qualcuno che fa paura, si cerca di metterglisi alla pari e si diventa altrettanto arroganti e spietati dell'avversario. Credo che così, né nella vita privata né nel mondo, si possa fare alcun passo avanti. Vede, anche nella Chiesa era così. Il Papa e la Chiesa Cattolica hanno avuto paura del protestantesimo e i protestanti hanno avuto paura del Papa. E finché si aveva paura l'uno dell'altro, si poteva solo combattersi vicendevolmente. Ora, la grande e consolante novità, nella Chiesa almeno, è questa: che non abbiamo più paura l'uno dell'altro. Secondo me, oggi noi nella Chiesa siamo più avanti di quelli che fanno la politica. Non è degno di nota che oggi le Chiese convergano? Non diventano una, ma convergono. Perché? Perché non hanno più paura l'una dell'altra. E nella politica mondiale, invece, c'è divergenza. Persino all'interno dei partiti comunisti c'è divisione, perché hanno paura l'uno dell'altro. Dunque, non aver paura, ma essere coraggiosi, essere aperti. E poi avere anche un po' di gioia. Si ride troppo poco nel mondo, nella Chiesa e nello Stato. Tutti fanno la faccia così severa, così cattiva, e ciò dipende forse dal fatto che il mondo crede di poter vivere senza Dio. Quando si vuol vivere senza Dio, allora gli uomini devono aver paura l'uno dell'altro, nella politica, nella Chiesa e dappertutto. Se si vive con Dio, allora non si ha più paura. Allora si può essere un po' cordiali, un po' lieti e ridere un po'. Questa è la mia opinione. Wenn man ohne Gott leben will, dann müssen die Menschen Angst haben voreinander in der Politik und in der Kirche und überall. Wenn man mit Gott lebt, dann hat man nicht mehr Angst. Dann kann man ein bisschen freundlich und ein bisschen fröhlich sein und ein bisschen lachen. Das ist meine Meinung.